Ricominciamo. Ok, allora ricominciamo. Buongiorno. Quello di cui mi sento di parlare, l'anticamera della vita. Da cosa intendo l'anticamera della vita? Intendo quel periodo, momento in cui fondamentalmente, come faccio a spiegarlo in parole semplici? Non sai che cazzo fa, non sai che cazzo hai fatto fino ad adesso, non sai che cazzo fa adesso e non sai che cazzo farai in futuro. E dentro la mia testa è il vuoto più totale. Silenzio. Faccio fatica anche un po' a fare questo video, che è proprio difficile accettare questo stato di anticamera della vita, perché noi non siamo assolutamente abituati a stare nel nulla. Noi siamo estremamente abituati ad avere sempre un obiettivo, una progettualità, avere un impegno, le nostre energie che sono proiettate verso un progetto, che stanno costruendo qualcosa. Sì, no, perché io credo profondamente in... Oh. Quello che ho visto succedere nell'ultimo anno, perché ormai sono qua da quasi un anno, è stata una profondissima, ma estrema e profondissima decostruzione delle mie credenze, impegni e strutture. Questo mi ha lasciato in uno stato di vuoto un po' destabilizzante. Nel venire a vivere nella natura è come se tutte le costruzioni che mi ero posta sopra quello che sono si fossero lentamente dissolte. Anche questa storia del Covid, non potendo più frequentare anche fisicamente il luogo dell'università, mi ha svestita, tra virgolette, di quel ruolo da studentessa che mi sentivo di incarnare. Perché noi abbiamo sempre bisogno un po' di costruirci un'identità, di sentirci chiamati in causa in qualcosa, di sentirci riconosciuti dall'altro intanto che cosa fai? Cosa fai nella vita? No, dimmi. Sei il bibliotecario, insegnante? No. Fai il musicista? Ah. Sei l'artista? Ah. Però abbiamo sempre bisogno, no, di collocare questa persona da qualche parte. Cioè, tu riesci a proiettare te stesso nel futuro nel momento in cui c'è una base. Devi avere un'immagine, devi avere un contesto dove poterti proiettare. Ma ero piena di proiezioni. Si è tutto andato a puttane. Si è tutto decostruito. E sai che bello che era poter dire, per esempio, una gran narrazione che ho portato avanti per un po' di tempo era: sì, no, io sto studiando tutto ciò che è antico e le lingue antiche, no, come il sanscrito. Ah, poiché penso che la struttura della lingua possa aiutare la struttura della nostra coscienza a mettersi su una diversa linea vibratoria, e quindi io credo nel ritrovo del... Figo, cioè nel senso che quando uno sta lì e ti ascolta e tu gli tiri tutto su sto pippone di cui lui capisce la metà, lui comunque ti guarda con sti occhioni così e dice: "Ah, wow". Ma in realtà è tutta una narrazione. Cioè, allora, sì, a volte succede che uno c'è veramente il progetto e dice: io combatto per questo nella mia vita, ma il più delle volte è un nostro bisogno soggettivo di darci un'identità, perché è difficile sostenere lo sguardo e il giudizio di qualcuno che dice: no, ma allora cosa vuoi fare? Qual è il tuo progetto? No? Che posto vuoi prendere nella società? E tu gli dici: boh,
Non lo so. Come non lo sai? Oh, questi giovani perduti d'oggi, no? Come c'è? Se non c'hai già una strada di vita proiettata che dici voglio fare questo, sei un giovane perduto senza un cazzo di idea. No, è difficile da sostenere questo. Cioè, è difficile sostenere l'essere sé puramente, senza nessun costrutto. Sia nello sguardo degli altri, sia lo sguardo di te verso te stesso, perché ricordiamoci che il peggior giudice di noi siamo noi stessi, ragazzi, cioè il più cattivo siamo noi. Che sottotitolo mettiamo alla tua vita? Qual è il sottotitolo del titolo del libro della tua vita? Devi sempre dare, no, una gran costruzione al te, al me, al suo. E se non c'è? E se non c'è un cazzo, raga, che famo? Se ti dico che un giorno la mattina mi sveglio e voglio diventare contadina, il giorno dopo voglio fare l'artista, il giorno dopo mi sveglio e voglio solo dormire, in realtà io devo continuare a studiare e inizio a cercare tutti i master in qualsiasi cosa che non me ne frega niente, dico no, in realtà adesso vado su Amazon, ordino la Poxy e inizio a lavorare e faccio tutte le cose di artigianato e diventerò ricca così. Però in realtà mi piacerebbe, non lo so, capito? Tutto questo lo viviamo solitamente con una buona dose d'ansia, in quello che io adesso sto chiamando l'anticamera della vita. Un po' l'idea di tu che cammini verso un baratro, no? Un baratro che, no, magari non è un baratro, magari c'è solo un saltino di 2 centimetri, magari c'è un salto di 2000 metri. Non lo sai, perché tu stai giusto camminando verso questo che vedi che poi fa boom, e tu non sai né dove né come, non hai mezzo idea, non ti puoi neanche organizzare perché non sai che cazzo c'è là, quindi è anche inutile che ti vai a costruire chissà cosa, che poi magari c'è un saltino così. Mette un po' di ansia, ma alternata a un'estrema emozione e gioia ed elettrizzazione per essere in un momento talmente potenziale della vita. E secondo me io dovrei e tutti dovremmo imparare veramente a goderci questa anticamera della vita. Questo momento in cui non abbiamo l'obbligo di tenere il controllo di nessun progetto, dove possiamo in qualche modo mantenere l'energia all'interno del circolo di noi stessi, è un momento di guarigione. Nel momento in cui non abbiamo nessuna sovrastruttura sopra di noi perché semplicemente la stiamo concludendo e la nuova deve ancora iniziare, è un momento in cui si crea proprio un circolo dentro di noi, no? Immaginati quanta l'energia della cosa vecchia che arriva, finisce, fa un giro dentro di te e poi riparte verso qualcosa di nuovo, e questa anticamera della vita è proprio il momento del giro, del circolo intorno a te. E purtroppo per noi è così difficile perché non siamo abituati a lavorare con le cose all'interno di noi, del nostro spirito, del nostro corpo, ma con le cose esteriori. Siamo molto bravi a dirigere la nostra energia verso l'esterno, ma è molto difficile per noi rivolgerci verso l'interno. Poi anche questo Covid ha cambiato molte prospettive, quindi credo che molti si possano ritrovare. È un momento di guarigione, cioè è un momento in cui effettivamente questo circolo torna dentro di noi, in cui abbiamo veramente la possibilità di riguardare indietro a tutto ciò quello che abbiamo fatto, che abbiamo costruito e che stiamo concludendo e che dobbiamo lasciare andare in qualche modo, perché è inutile voler tenere il controllo di qualcosa che non c'è. Non è facile, I know. Penso che dovremmo veramente imparare a goderci questi momenti di destrutturazione della nostra vita, perché sono questi momenti in cui non c'è pressione o c'è poca pressione da parte dell'esterno, che possiamo veramente sentire la nostra grandezza, la nostra forma, la nostra essenza, e non è per niente facile, senza la fretta di
riprendere subito una nuova forma, di ricostituirsi, provare gioia nel dire e tu cosa vuoi fare? Non lo so. Tutto e niente. È un momento bellissimo perché senti che sei tu veramente l'artefice della tua vita, che ti sei vestito di tanti costumi, ma poi ti rendi conto che erano tutti dei vestiti come quando sei bambino, no? Che giochi, ti metti i vestiti, provi le varie identità, un po' la stessa cosa. Allora questo è il momento veramente in cui ti spogli e nel momento in cui ti spogli sei un attimo oh fuck, j'avais oublié comment je suis, putain. E riuscire a rimanere nudi emotivamente, socialmente, davanti a se stessi, davanti alla società e avere il coraggio di dire non lo so. Far forza nel fatto che tu credi in te e credi in tutto quello che sei e che hai fatto fino a questo momento e non hai bisogno di appoggiarti su una costruzione mentale per essere e rivendicare la tua identità, ma tu sei già senza bisogno di metterci sopra nomi o costrutti. E questo è un bel viaggio, è un bel lavoro. Bel lavoro. Viviamocelo con più gioia e con più leggerezza questo momento, questi momenti di nulla, di attesa, di camminata verso il gradino barra burrone, perché penso che questi momenti siano i più fecondi che possiamo avere nella nostra vita, come l'embrione veramente. Questa assenza di cose in più e che possa diventare un momento di ascolto di quello che siamo, di ripresa del ritmo anche naturale nostro che la città ci toglie. Quindi spero che possa essere servito a qualcuno, di sicuro è servito a me parlare a me stessa. New video coming soon su delle realtà molto carine che ho scoperto qui tra Belgio e Olanda e un bacio a tutti quanti. Ciao, buona giornata, buona serata, buon weekend, buona mattina, buona colazione, a lot of love, amore to everyone.